nostra GTC allestimento Cosmo è del 2007. Questa versione, la terza serie, la serie H della coupé tedesca, è stata prodotta dal 2004 fino al 2011, quando è subentrata la quarta serie. Monta un 1600 benzina aspirato da 115 cavalli che eroga 155 Nm, non tantissimi onestamente. Copre lo 0 a 100 in 11 secondi e 7. Anche la velocità di punta non è altissima, 191 dichiarati da libretto, con un peso complessivo pari quasi a 1200 kg. Come nota negativa devo subito evidenziare i consumi, che vengono dichiarati in 15,3 km litro, invece beve molto di più. È un motore che non è per nulla parsimonioso, i cavalli non sono tanti e soprattutto il cambio a 5 marce non è sufficiente, sarebbe servita una sesta marcia, ma i motori come questi a 70 all'ora sono già 2000 giri, servirebbe appunto un'altra marcia. Sono un po' i motori da vecchio che non devono raggiungere alte velocità, dunque vanno bene così. Ad ogni modo il cambio ha dei buoni innesti, non morbidissimi, però tutto sommato insomma è un buon cambio, anche considerando che appunto la ragazza ha 13 anni. La linea rimane una delle migliori in un periodo dove tutte le concorrenti puntavano su linee tondeggianti. Opel aveva una linea distinguibile ed azzeccata su tutti i modelli. Mi piaceva perfino la Zafira con questa linea e con queste forme. La GTC ha avuto un successo enorme sia per l'ampia gamma di motorizzazioni sia per il prezzo onesto con cui veniva proposta. Questa versione allestita così di listino stava sui 23,5, non esattamente un cifrone insomma, se si pensa che l'allestimento Cosmo offriva i fari all'Oxenon, i cerchi da 18 pollici su gomme 2,25, offriva le modanature cromate, la vernice metallizzata, l'assetto sportivo e ovviamente il bellissimo panorama pack. Questo optional era uno dei più costosi a listino Opel e non era mai stato ordinato da nessuno. Infatti per ricevere questa GTC mia sorella ha aspettato 6 mesi, una tempistica assurda se si pensa alla tipologia di auto. Il tetto panoramico completo e tutto in un'unica lastra di vetro, non ha tagli a metà come poteva succedere sulla Ford S-Max per esempio. È stata la prima ad essere ordinata in Veneto con questo optional, perché nessuno voleva aspettare appunto 6 mesi. Onestamente ne vale la pena, perché è un optional della Madonna. Oggigiorno è tornato di moda il tettuccio apribile, però questo qua è super figo. Qui c'è la maniglia con cui si può tirare giù e eliminare il problema di essere cotti come se si fosse sotto una lente di ingrandimento, perché uno dei grandi difetti di questo tetto bellissimo è appunto che il sole picchia e quando picchia ti massacra. Però nelle giornate dove non c'è particolarmente luce è bellissimo tenerlo tutto aperto, che ovviamente fa un effetto wow che poche altre auto possono fornire. Attualmente non è stato più ripreso su nessun modello tranne la Citroën C3 seconda serie, dove è stato riproposto un pochino più piccolo e la macchina è generalmente più piccola, però è veramente tanta roba. L'abitabilità interna è molto buona, come tutti i modelli sportivi dietro si sta stretti, non così stretti come sulla mia TT o come su altre vetture che hanno il tetto così spiovente, perché appunto per dare una bella linea sportiva il lunotto è inesistente, dietro non si vede più di tanto. Me la ricordavo più tranquilla la ragazza, sono piacevolmente sorpreso e non ho ancora premuto il tasto sport, perché questa versione ha il tasto sport dove le cambiate sono più ravvicinate, l'assetto si irrigidisce e soprattutto la risposta dello sterzo è migliore. Questo sterzo non mi è mai piaciuto, troppo morbido, troppo pesante, soprattutto nei cambi di direzione. Col tasto sport diventa un pochino più rigido, il feedback è sicuramente migliore, ma di base non mi piace molto. Anche la pesantezza, proprio il volume del volante non mi piace. I freni sono molto buoni. Difficilmente di serie si trovano delle auto che hanno dei buoni freni, si tende a trovare sempre la macchina col freno un pochino sottodimensionato, però mi sta sorprendendo perché va più di quanto mi ricordassi, forse è passato troppo tempo. Anche l'attacco in curva è molto buono, la trazione davanti, però non me la ricordavo così cattivo.
Uno dei punti di forza di questa macchina è sempre stato senza dubbio l'affidabilità. In oltre 170.000 km percorsi non ha mai avuto un problema che sia stato uno, mai un guasto, mai una rottura, mai una qualsiasi problematica che abbia dato fastidio. Non è mai stata portata in concessionario o in service per qualche difetto. Le uniche cose che sono state fatte sono stati appunto i tagliandi, i cambi gomme, stop, nulla più. Complice con grossa probabilità il propulsore a benzina non troppo potente e ovviamente aspirato. L'assenza del turbo ha sicuramente aiutato a non avere inconvenienti, però in linea generale la tenuta della macchina complessivamente, interni, esterni e motori, assetto e compagnia, è stata eccellente nel tempo. Oggi come oggi l'Astra ha perso sia in bellezza che in personalità. Non comprerei le due successive versioni che sono uscite dopo questa, e non le comprerei neanche per sbaglio. Se si volesse scegliere quest'auto a distanza di 13 anni, io mi sento di consigliarla, perché comunque è stata assemblata bene, è molto compatta, molto buona. Puntate su una versione con un pochino di motore in più, sia diesel che benzina. I motori c'erano, l'OPC arrivava addirittura a fare, se non ricordo male, 240 cavalli e 244 all'ora di punta, quindi era una bella bestiole. Prima vi dicevo del tasto sport, adesso lo accendo, basta un clic e se si è in marcia si sente decisamente il tiro leggermente più forte. Le cambiate sono dimezzate, sono molto meglio, però i freni non sono stati fatti interventi nell'ordine di aumento di grandezza del freno o pastiglie particolari. Sinceramente i freni sono stock, però attaccano molto bene, non sono neanche caldi. Porca, me la ricordavo molto più tranquilla e invece è bella pepata. Forse ho parlato male di lei e se ne è risentita. Lo sterzo, come dicevo prima, lo sento molto più rigido col tasto sport e io la guido solo in sport se posso, quando mi capita. Ti dà il 100% della vettura e della potenza e la risposta è, come sentite, immediata, come ogni buon aspirato che si rispetti. Anche il sound di questa macchina è molto buono, da ferma fa quel leggero borbottio che sembra turbo imbrogli, però wow! In molti hanno lamentato problemi sulle loro Opel di quella serie, di quegli anni. Questa qui non mi sento di dire nulla, l'entrata è sempre molto buona. Devo farmela prestare più spesso. Ammazza, onestamente un pelo di potenza in più, davvero un peccato. Credo che dovrei provare la OPC di questa versione, sarebbe bellissima. Devo trovarne una, però non sono così facili da trovare. È più facile trovare qualche corsa OPC, sinceramente. Adesso gli diamo giù tutto, come sentite si mette un pochino a caricare, però in alto a 4000 è molto cattiva. Però insomma la nonnina non è assolutamente niente male. È più divertente di certe macchine di oggi, sinceramente, se ve la devo dire tutta. Ci sono certe macchine oggi come oggi che sono delle rotture di sono noiose come poche. Questa bella cattiva, si inserisce bene. E come vi dicevo, i consumi attualmente mi stanno dicendo 9.3, ok? 115 cavalli, 1600 aspirato e i consumi sono molto alti, insomma dai, il motore non era ottimizzato benissimo, fai due tirate e te le trovi subito sul conto, però tutto sommato è un'ottima macchina che ho amato quando doveva arrivare, perché era full optional, è stata configurata praticamente, non le mancava nulla, anzi aveva un optional unico, perché io ne ho viste due con il tetto così, con il panorama pack, quindi direi che sono un po' poche. Come ho detto, è stata ed è un'ottima macchina, se verrà rimpiazzata sarà semplicemente perché magari è uscito qualcosa di bello e che attrae, ma onestamente non ce n'è la necessità. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!